Ciao! Quanto è fastidiosa la bici che scricchiola, cigola, che fa rumore durante il giro, salita o discesa che sia. È una cosa che veramente mi fa venire i nervi. Nel video di oggi vedremo 7 trucchetti per rendere la nostra bici più silenziosa. Io sono Daniel Naftali, questa è l'officina di Bike Club di Torino e vi do il benvenuto ad un nuovo Video Tech Corner. Come sempre, prima di entrare nel video dell'argomento, voglio ricordarvi che se vi piacciono i nostri contenuti, sottoscrivete l'abbonamento premium che con neanche 2 euro al mese permette di aiutarci alla realizzazione di questo e di tutti i video del nostro canale YouTube. Mi raccomando, ci contiamo. Primo trucchetto: pulire sempre la bicicletta per evitare scricchiolii. Il fango, la sabbia entrano all'interno dei pivot del telaio. La trasmissione sporca di fango produce inevitabilmente scricchiolii. Il primo segreto per avere una bici silenziosa è dedicargli quei pochi minuti per un buon lavaggio. Lavaggio che non deve per forza, anzi, meglio evitare la lancia ad alta pressione, ma un buon detergente, un pochettino di olio di gomito permette di ottenere dei risultati eccezionali, sia in termini estetici, ma soprattutto funzionali, eliminando i residui di sabbia, sporco, fango dalle zone strette, come appunto dove ci sono i cuscinetti, e permettendo ai componenti di durare di più nel tempo e alla bici di essere più silenziosa. Secondo consiglio: la lubrificazione. Dopo aver pulito la bici è fondamentale una corretta lubrificazione. Lubrificazione che parte in primis dalla catena, ma anche dei vari snodi cuscinetti del telaio e non per ultimi anche gli steli di sospensioni, forcella, ammortizzatore e registri telescopici. Con la giusta lubrificazione rigeneriamo quel velo di lubrificante sia sulla catena, che previene appunto cigolii, scricchiolii e via discorrendo, ma anche con un buon water displacer, un prodotto da spruzzare all'interno dei pivot del telaio, ripristiniamo uno strato di lubrificante che assicura un silenzioso rotolamento, appunto movimento della catena, dei rullini, e un silenzioso movimento delle parti del nostro telaio. Non dimentichiamoci sempre delle sospensioni che, anche se non fanno rumore, ma la lubrificazione ne aumenta notevolmente la vita, aumenta la vita dei cortecchi, dei raschiaolio e dei raschiapolvere. Terzo trucchetto per una bici silenziosa: la catena. La catena che sbatte sul telaio è un qualcosa che rende la bici veramente fastidiosa in utilizzo. Sembra di essere su un cancello di ferraglia, ma la bici deve essere bella, silenziosa, fluida nel movimento. Certe volte è la catena che, sbattendo sul telaio, produce rumore. Qual è il modo per risolvere questa questione? Beh, un buon batticatena in gomma, in schiuma, in neoprene, assorbe la rumorosità e rende la bici più silenziosa, soprattutto ovviamente in discesa. Nei casi più estremi, dove il movimento della catena è tanto alto, magari per la cinematica del telaio, sistemi come il STFU, questi guida catena in gomma, questi sistemi che offrono una bella protezione del telaio, sono una soluzione ottimale per una guida silenziosa e, come dicono gli inglesi, smooth in discesa. Quarto punto: le pastiglie che vibrano. Le pastiglie dovrebbero stare nella loro posizione, ma se la molettina è danneggiata o posizionata male possono vibrare sul disco e questo può causare fastidiosissimi rumori. A parte un cattivo montaggio delle pastiglie, anche una non adeguata centratura della pinza freno sul disco può causare fischi fastidiosi. Immaginatevi in salita di essere perseguitati dallo strisciamento del disco sulla pastiglia freno. Già facciamo fatica, sentire ancora questo attrito è qualcosa di veramente frustrante, un qualcosa che io proprio non sopporto. E quando c'è qualcuno con la bici che continua a fare zin zin, mi viene da soffrire per lui. Come risolvere questa questione? In maniera molto semplice: manutenzione. Se i pistoni pigri li puliamo, se la pinza non è centrata la centriamo, ma facendo una giusta manutenzione ai nostri freni, questi problemi non si pongono. Quinto punto di controllo: il passaggio dei cavi. Molte bici, ci sono alcune bici che hanno i passaggi guidati, ma veramente penso che i marchi che utilizzano il passaggio guidato li contiamo sulle dita di una mano. Il 90% delle biciclette ha i cavi, i tubi, le guaine, sono guaine e tubi idraulici o eventuali cavi elettrici che passano dentro il telaio, liberi. E questo provoca un rumore, perché una guaina che sbatte dentro un telaio in carbonio fa un sacco di rumore. Come risolvere questa questione? Bene, bisogna mettersi, purtroppo ci vuole tempo, smontare tutto ed inserire all'interno del telaio una guaina, solitamente in neoprene, in schiuma,
che svolga una funzione di fonoassorbente, che semplicemente evita che lo sbattacchiamento faccia rumore all'interno del telaio. Questo rende la bici 10 volte più silenziosa. Non è un problema da un punto di vista strutturale o del funzionamento, perché è vero, lo sfregamento consuma la guaina, ma prima che si rompa passano di anni, però è veramente fastidioso, sembra di avere i sassi dentro il telaio e avere questo sbattacchiamento durante la discesa è odioso. Controlliamo sempre, quando cambiamo le guaine, di rispettare i passaggi previsti dal produttore del telaio e, quando è necessario, ma io lo consiglio nel 99% dei casi, mettiamo la guaina fonoassorbente, questa guaina che si mette intorno ai tubi, per rendere la nostra guida molto più silenziosa, ovviamente in discesa. Sesto consiglio, controlliamo gli oggetti all'interno del telaio. Come gli oggetti del telaio? Beh sì, ragazzi, sappiamo che molte bici moderne hanno il vano portaoggetti all'interno del telaio, ma se noi inseriamo cose a caso, tipo un multitool dentro il telaio, beh, questo fa un frastuono micidiale. Il segreto per non avere sballonzolamenti è quello di avvolgere gli oggetti all'interno di qualcosa di morbido. Può essere anche un calzino, magari meglio se non usato, un qualcosa, anche un pezzo di gomma, un portaoggetti, un qualcosa che comunque non balli all'interno del telaio, poi incastrarlo adeguatamente ed evitare appunto fastidiosi movimenti e conseguente rumorosità. Solitamente con la bicicletta vengono dati degli astucci, solitamente in neoprene, che svolgono proprio questa importante funzione. Se invece vogliamo studiare una disposizione degli oggetti diversa rispetto a quella magari prevista da chi ha disegnato l'astuccio, utilizziamo un qualcosa che isoli soprattutto i componenti, gli accessori metallici, come ripeto il multitool o altri attrezzi vari, il CO2, la pompetta, dal telaio, in modo che in discesa questo non si muova all'interno del telaio e la bici risulti decisamente più silenziosa. Settimo punto, quello secondo me più importante: verificare e fare la dovuta manutenzione a tutti i cuscinetti e le parti in movimento del nostro telaio. Quali sono queste parti in movimento? Beh, innanzitutto tutti i pivot del carro che vanno regolarmente aperti, puliti, ingrassati, i cuscinetti danneggiati vanno sostituiti, ma anche il movimento centrale, anche i mozzi, la ruota libera, anche la stereosterzo. Ovunque c'è un cuscinetto bisogna eseguire una regolare manutenzione, che attenzione non vuol dire cambio il cuscinetto quando ha preso gioco, no, vuol dire apro il componente, pulisco, tolgo il grasso e i residui di sporco vecchio e applico nuovamente grasso, anche se il cuscinetto scorre bene. Questo serve a evitare la formazione di scricchiolii, aumentare ovviamente enormemente la vita dei cuscinetti, quindi è un lavoro che si fa con l'ottica poi di risparmiare nel non dover poi sostituire i cuscinetti, ma serve a ripristinare il grasso, serve proprio a evitare questi scricchiolii. Quanto è fastidioso una bici che quando ti alzi su in piedi senti crack, crack, crack. I nostri amici stradisti molto spesso che hanno le bici col press fit, quando sono in salita, che voi anche dalla macchina sentite crack, 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 il movimento centrale che scricchiola, quanto soffrite per loro? Io tantissimo. E non potrei mai pedalare una bicicletta che scricchiola ogni volta che pedalo. 2 volte a stagione, magari una volta a metà e una quando a fine stagione si fa la revisione delle sospensioni, verificare tutti gli snodi ed ingrassare all'occorrenza, perché certe volte basta semplicemente pulire ed ingrassare esternamente per risolvere problemi di scricchiolii. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se non è stato utile direttamente per voi, giratelo all'amico che ha la bici che fa sempre cric crack in salita. Sia mai che magari seguendo questi consigli la prossima uscita potrete godervi il silenzio della natura. Detto ciò vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video Tech Corner. Vi ricordo che se volete venirmi a trovare mi trovate sempre qui da Bike Club, via Venezia 11 a Beinasco, alle porte di Torino, mentre se volete continuare la visione, qui e qui trovate altri video correlati. Un saluto a tutti, appuntamento al prossimo video Tech Corner.